Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla con il vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere in linea di massima le vostre energie della settimana, quindi come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo subito questa croce, può essere un po' pesantuccia perché magari se ci portiamo dietro un qualcosa che facciamo ancora fatica, allora o è arrivato il momento giusto di chiudere una partita, liberarci di un qualcosa e quindi poi procedere avanti. Oppure finalmente otteniamo dei risultati però che fatica, quindi si pone fine a un qualcosa e allora c'è questa totale liberazione. A volte può essere anche a un disagio, a un dolore, a un avvenimento spiacevole e che quindi sappiamo purtroppo che ci tocca, però magari possiamo contare sul sostegno, sull'affetto di qualcuno in particolare, anche sulle nostre migliori capacità, sulle nostre forze. Infatti il cane parla sia di avere delle persone o una in particolare che ci sostiene, ci conforta e ci aiuta, ma può parlare anche di noi stessi, e cioè la possibilità di trovare più serenità, più tranquillità, ma soprattutto un'energia di fiducia e costanza, quindi essere fedeli alle proprie idee e a quello che si sta facendo, quindi di rimanere fermi in alcune, diciamo, situazioni e cercare invece che appesantirle, di lasciare andare quelle che non funzionano per andare ad abbracciare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso dal solito. Prima di tutto qualcosa che ci può alleggerire il nostro peso, il nostro carico, i nostri impegni, ma soprattutto un qualcosa di nuovo che in realtà può anche affacciarsi, perché ricordo che il fanciullo parla di nuovi inizi, di novità, anche di notizie, di nuove occasioni da cogliere al volo e anche maggior serenità e tranquillità. Quindi vuol dire che ci lasciamo qualche peso, qualcosa alle spalle. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni, soprattutto quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E poi abbiamo un pochetto anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, ricordo che si parla principalmente coppia single, però magari per chi non dovesse essere particolarmente interessato, alcune cose possono riferirsi anche ad alcune relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Quindi andiamo a vedere cosa vogliono dirvi. Troviamo il crisantemo. Il crisantemo spesso ci parla o di strategia, comunque di riflessione, una fase di osservazione, di introspezione. Quindi se siamo con il punto interrogativo sulla testa, vuol dire che probabilmente abbiamo bisogno di capire, comprendere e osservare anche l'atteggiamento di qualcuno nello specifico prima di fare qualcosa o di dire e di comunicare. Quindi c'è una fase di esitazione anche nel mettersi in gioco. Qui bisogna capire se c'è un eccessivo controllo e timore, perché non si sa come gestire una situazione o avete paura magari di aprirvi, di condividere un qualcosa e di non essere compresi o accettati per certi aspetti. Allora, questa può parlare di quella fase di riflessione, magari appunto di valutare, di interrompere se è timore e magari di essere un po' narciso, nel senso di mostrarsi, di comunque
fare un qualcosa di non totalmente netto, di mettervi nelle condizioni, di provarci, nel senso di una provocazione, di buttare lì l'amo, come si dice, e poi vedere, come le cose procedono. Diciamo che io onestamente sono sempre per la chiarezza e l'immediatezza, e magari anche voi sicuramente, però magari dipende da quello che si sta vivendo e infatti queste carte in un certo senso invitano all'azione, a lasciare dubbi e incertezze e difficoltà e procedere verso un nuovo inizio, di fidarvi anche di voi stessi e qui si vede ovviamente una fase di maggior tranquillità e di serenità. Quindi l'inizio della settimana è un po' più ostico, un po' più difficile e poi alcune cose possono essere superate. Per i single, attenzione, carta Narciso, è vero che tutti di noi magari nell'immaginario pensano subito all'avere a che fare con un narcisista, o una narcisista, dipende, oppure con atteggiamenti un po' strani, quindi delle moine, delle smancerie, delle attenzioni, però poi effettivamente c'è un qualcosa di bloccato e di frenato. Quindi ci dice occhio alle illusioni, occhio alla manipolazione, a qualcuno che potrebbe essere o superficiale o immaturo, o inaffidabile, quindi dipende. Magari ci sono anche situazioni che si stanno vivendo che sono molto, molto, molto complesse in questo ambito, però di fare chiarezza. Infatti la rosa di Natale ci sta dicendo che può arrivare finalmente un chiarimento sia per voi stessi, sia anche un messaggio, un qualcosa di inatteso, sia una diciamo una sorpresa o un qualcosa di inaspettato, anche per chi non ha nessuno. Quindi situazioni un po' più difficili che non siete tanto soddisfatti, probabilmente questa rosa porta, un po' più di tranquillità, nel senso quella sorpresa che riaccende un po' questo in questo ambito, o il sentimento, o un colpo di fulmine, un incontro interessante, qualcosa di stimolante. Adesso vediamo la parte più pratica delle finanze, del lavoro. C'è la carta speranza. Allora, qui già cerchiamo di capire che la carta speranza, indica già una fase di miglioramento, di netto miglioramento, quindi superare alcuni ostacoli, alcune difficoltà, porta a una fase di rinnovamento in alcune circostanze, soprattutto quelle più complesse. I chiarimenti sono utili, nel senso che se avete bisogno di muovervi tra difficoltà o lentezze burocratiche, questioni legali, altre problematiche a livello lavorativo, quindi questa carta può portare un po' più di serenità nel poter gestire le proprie cose e si vede appunto anche dalla donna maritata l'ottima gestione, cercare di, portare avanti con intelligenza, con, generosità, con cura e non solo. Qui si possono aprire delle nuove proposte, delle, novità interessanti, ma l'abbiamo visto sin dall'inizio proprio dal fanciullo che è uscito. Ovviamente con il militare bisogna essere pronti ad intervenire immediatamente. Quindi nelle varie circostanze pensateci attentamente, chiarite le vostre idee che appena salterà fuori un qualcosa si dovrà essere pronti ad intervenire, quindi reagire nelle cose più difficili e accogliere magari quelle che vi interessano. E questo vale anche per chi è in cerca di lavoro, perché si riaccende la speranza, ok, una proposta, un nuovo inizio, assolutamente sì, però con la carta del militare di scartare subito le cose che non funzionano e delle proposte che non vanno assolutamente bene, invece di andare ad accogliere un qualcosa che veramente state aspettando oppure proprio fa al caso vostro, e che vi può portare al vero e proprio inizio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!